tutti, bentornati sul mio canale Elicottero. Oggi vorrei parlarvi delle cose belle e anche le cose brutte di vivere in Italia, quindi pro e contro. Allora, partirei da pro, cioè le cose belle di vivere in Italia. 1. Cibo italiano. In Italia si mangia bene. Per me è una cosa importante, siccome io amo mangiare. Se sto nel paese dove si mangia non bene, secondo me dopo un po' anche mentalmente non sto tanto bene. E per fortuna in Italia ormai ci sono anche tanti ristoranti giapponesi. Quando io ho voglia di mangiare cibo giapponese lo trovo facilmente in Italia. E prima di venire in Italia i miei giapponesi tutti mi hanno detto: Eriko, se vai a vivere in Italia ingrasserai perché mangerai sempre pasta e pizza. Ma in realtà io sono dimagrita in Italia. Quando ero in Giappone, a parte che ero giovane, quindi andavo spesso a bere con gli amici fuori fino a tardi, fino alla mattina, quindi il ritmo era molto strano, cambiava sempre. E in più in Giappone mangiavo spesso anche cose fritte come pollo fritto, karage, tonkatsu, cotoletta di maiale. Secondo me in Giappone si mangia più spesso le cose fritte che in Italia. Per fortuna in Italia si trovano le cose sane che non costano tanto. Per esempio, verdure, frutta. Rispetto al Giappone, in Italia costano meno e sono anche più buoni. Numero 2, clima. In Italia non come in Inghilterra che sempre brutto tempo, piove sempre, fa freddissimo. No, in Italia in estate c'è bel sole, soprattutto in Italia fa meno umido che in Giappone, quindi per me il clima è buona. 3, la tariffa scolastica è molto più bassa in Italia che in Giappone. Io sono venuta in Italia all'inizio per studiare canto lirico, quindi ho frequentato il conservatorio di Padova e quell'epoca, non mi ricordo bene, ma forse andavo al conservatorio 3 giorni, 4 giorni a settimana, ma non tutti i giorni, e solo 2 ore, 3 ore. Ogni giorno non era così concentrato e comunque, essendo iscritta al conservatorio, potevo avere anche permesso di soggiorno di studente. Ma conservatorio, che è una scuola pubblica, costava pochissimo per me. Adesso non so perché è cambiato il sistema, adesso ci sono solo triennio, biennio, è diventato come università, quindi forse costerà di più. Però all'epoca costava tipo 1000 euro, non mi ricordo bene precisamente, ma 1000 euro all'anno, pochissimo. Io sono venuta in Italia con la borsa di studio, alla fine sono riuscita a mantenermi solo con la borsa di studio. Se invece fossi in Giappone, questi soldi della borsa di studio non era sufficiente neanche per pagare la tariffa scolastica. In Giappone iscriversi ad una scuola è molto costosa. Ovviamente anche in Italia se ti iscrivi ad una scuola di lingua oppure scuola privata ovviamente costa di più. Però se ti iscrivi all'università o al conservatorio, rispetto alla tariffa scolastica in Giappone costa quasi niente. Quindi anche questo è stato molto positiva per me. Numero 4, finché ero studentessa del conservatorio in Italia facevo proprio la vita di essere uno studente, però dopo ho cominciato a lavorare in Italia come insegnante di giapponese. Se fossi in Giappone, aver già fatto università in Giappone, poi studiare ancora ben 5 anni all'estero, poi finalmente cominci a lavorare, è un po' strano. Cioè in Giappone c'è più pressione sociale. Normalmente uno si laurea all'università, poi si deve cominciare a lavorare subito. Quindi a mia età era troppo tardi se io fossi in Giappone trovare, cercare un lavoro. Però in Italia c'è molto meno questa pressione sociale, ognuno può fare quello che vuole. Ovviamente se ti permette economicamente. E quando ho visto che in Italia ci sono gli studenti universitari che studiano fino a anche 30 anni, in Giappone è uno strano, visto strano in Giappone. Però odio questa cosa. In Giappone dice che devi andare all'università, devi laurearti, poi devi trovare subito lavoro fisso, poi devi sposarti entro 30 anni. Purtroppo c'è ancora questa mentalità. Rispetto a una volta meno, però comunque c'è ancora. E io in Italia
Italia mi sento più libera. Numero 5. Allora, un po' simile discorso, ma in Italia posso vestirmi come voglio. In estate in Italia fa caldo, quindi posso uscire fuori tranquillamente solo con canottiera o ancora con pantaloncini corti, ma in Giappone la mia età assolutamente tabù da evitare. I giapponesi scelgono lo stile più liberamente. In Italia però vedo normalmente gli studenti universitari che vanno a scuola, tutti, più o meno tutti, sono vestiti comodi. Però in Giappone, per esempio, all'università, dalla mattina ci sono delle ragazze con le gonne eleganti con i tacchi alti. Quindi ognuno sceglie il suo stile che piace. Però con l'età i giapponesi, anche se sono ancora giovani, cominciano a coprire molto più presto che in Italia. I vestiti estivi che posso indossare tranquillamente qui in Italia non li posso più portare in Giappone, assolutamente no. Quindi anche questa cosa preferisco. In Italia ancora posso vestirmi come voglio. Numero 6. In Italia ci sono più vacanze, yeah! Io vedo che i miei amici e anche mia sorella, anche mio fratello che lavorano in Giappone, vedo che fanno tanta fatica a prendere le ferie. Per esempio una mia cara amica giapponese, lei è parrucchiera, quindi quando torno a Nagasaki vado sempre da lei per tagliare i capelli. Lei per esempio ad agosto ha avuto forse 4 giorni di vacanze e al Capodanno forse sì, sempre 4. Già 4 per lei è tanto. Cioè in Italia sono tante persone che vanno proprio a casa di montagna, al mare, cioè come trasferirsi per qualche settimana per i giapponesi è impossibile, quindi preferisco in Italia. Però purtroppo ci sono anche cose brutte. Numero 1, non posso non parlare di sistema sanitario. Adesso non sto a parlare tanto tempo perché io non conosco veramente bene come funziona il sistema sanitario in Italia. Cioè, solo conosco superficie quando prenoto la visita che mi fa aspettare mesi e mesi, quindi non mi piace. Però solo questo. In realtà tante cose funzionano forse meglio del Giappone, quindi non so. Però la mia impressione è che se tu qualcosa che vorresti controllare è in Giappone, vai subito domani, senza prenotare. Fai subito il TAC, visite, esame, tutto. Però in Italia magari, se non hai ancora urgenza, devi aspettare 6 mesi. Però se tu hai malattia da curare veramente, questi 6 mesi malattia peggiora. Io ho paura questo in Italia, magari diventa troppo tardi, quindi io preferisco pagare la tariffa fissa annuale, che però posso avere la visita quando voglio, come in Giappone. Io sono asmatica e l'altro giorno sono andata a farmi la visita di controllo e poi la dottoressa mi ha detto: forse potresti tornare fra 6-8 mesi, meno di un anno, e vai a prenotare adesso subito allo sportello. Ok, io faccio quello che mi ha detto dottoressa e poi vado allo sportello e la signora mi dice: prossimo appuntamento è gennaio del 2025. Cioè, per me è molto molto strano che nello stesso posto, nello stesso ospedale, la dottoressa mi dice di prenotare fra 6 mesi, però lo stesso posto mi dice che c'è posto fra 2 anni, tipo. Cioè, è incredibile. La signora dello sportello mi ha detto: intanto fisso per 2025, però nel frattempo potresti provare a chiamare sempre al CUP se c'è posto prima. Telefonare ogni volta al CUP mi fa aspettare mezz'ora al telefono. Sono stufa. Numero 2. Allora, questa è anche colpa mia, ma alla fine in Italia è difficile trovare una vera amica. Cioè, sicuramente perché io sono straniera, anche se io bene o male parlo abbastanza bene l'italiano, però comunque è diverso parlare nella mia lingua di origine con le mie amiche giapponesi e parlare in italiano con le amiche italiane. Noi giapponesi abbiamo un'immagine per gli italiani che sono sempre aperti
aperti, amichevoli, diventano subito amici. È vero, però per una straniera comunque è difficile trovare una vera amica, a meno che questa amica italiana sia interessata alla cultura giapponese, quindi anche lei vuole sapere qualcosa di noi. Se è una italiana normale, è difficile che io e lei diventiamo proprio amiche come tra amiche italiane. Alle donne giapponesi che vivono in Italia spesso, secondo me, capita che conosciamo le ragazze italiane tramite il mio marito, tramite il mio fidanzato, perché sono le ragazze o moglie degli amici del mio marito o del mio fidanzato. Così, quindi non è che io esco con questa, diciamo, amica, io e lei da soli, solo quando ci troviamo tutti insieme. Oppure secondo me è difficile trovare una vera amica italiana perché tanti giapponesi che vengono qui sono già grandi, adulti, quindi non è che io ho fatto scuola elementare, media qui in Italia. Quindi secondo me, uno è il problema di lingua, due è trovare una vera amica da età di adulto forse è difficile perché hai già la famiglia o hai già lavoro, quindi hai meno occasione di conoscere nuove persone. Oppure come me, che io lavoro come indipendente, quindi io lavoro sempre a casa da sola, quindi non ho neanche colleghi di lavoro. Io veramente in Italia ho pochissimi amici italiani, che va bene, per me va bene. Secondo me anche tanti italiani che vanno a vivere in Giappone, avere un vero amico o amica giapponese sarà tanto difficile. E quindi le donne giapponesi che vivono qui spesso hanno le amiche italiane, sono le amiche perché sono moglie di amici del marito, oppure sono amiche perché sono tutte mamme, quindi tramite asilo, tramite scuola di bambino conosci qualche mamme italiane come amiche. Che non è una cosa brutta, però è diverso dagli amici che ci conosciamo dalla scuola. Poi in Italia ci sono anche altre cose piccole, però questo qualsiasi paese straniero vai, trovi cose belle ma anche trovi cose brutte. Altre piccole cose, per esempio in Italia spesso c'è da aspettare quando devi fare documento allo sportello, e il bagno pubblico è sempre sporco, e i treni sono spesso in ritardo, eccetera eccetera, piccole cose. Però queste cose, cioè alla fine mi sono abituata che in Italia è così. La cosa più di cui mi preoccupo è il sistema sanitario e basta, il resto mi trovo bene in Italia. Ok, grazie di avermi seguito anche oggi. Se fra di voi c'è qualcuno che ha vissuto all'estero o vive all'estero adesso, fammi sapere cosa è bello o cosa è brutto vivere in quel paese, e scrivete che ne pensate di questo argomento nei commenti. Allora ci vediamo alla prossima. Matane, matane, matane. Bye bye.